Ogni settimana proponiamo gratuitamente e senza nessun abbonamento i concetti chiave dei migliori libri di formazione e crescita personale. I libri che ti cambiano la vita in soli 15 minuti. Metti un bel mi piace sotto a questo video, iscriviti al nostro canale per restare aggiornato sulle nuove uscite e parla di noi ai tuoi amici e familiari, così che più persone possano raggiungere il successo. Il potere di adesso. Eckhart Tolle. My Life 2013. L'autore. Eckhart Tolle, scrittore e oratore tedesco, è l'autore dei bestseller Il potere di adesso e Un nuovo mondo. Il suo insegnamento non appartiene a nessuna dottrina o religione, ma il New York Times lo ha definito l'autore di spiritualità più famoso d'America. La sua tesi principale è che l'ego individuale abbia una natura distruttiva e l'essere umano deve imparare a staccarsi da esso, a lasciarlo andare, per poter vivere felice e in armonia. Ognuno di noi è capace di compiere la profonda trasformazione che ci affranca dalla schiavitù della mente e ci permette di entrare nello stato di illuminazione della consapevolezza. Ci sono passi da compiere per riuscire a raggiungere lo stato di illuminazione della consapevolezza e mantenerlo quotidianamente. Ma è possibile farlo, perché si tratta di una verità spirituale che è già dentro di noi, che deve essere semplicemente ricordata per tornare viva. La prima cosa da comprendere è che riuscire a sperimentare un intenso stato di presenza consapevole permette di sperimentare l'unione con l'essere. Quando, a livello consapevole o inconsapevole, ci si percepisce come frammenti isolati, si soffrono angoscia e paura e si assiste allo sviluppo di conflitti dentro e fuori di noi. L'essere è onnipresente, al di là delle forme di vita soggette a nascita e morte. Quando la mente è tranquilla, quando si è presenti e completamente focalizzati sull'adesso, l'essere può venire percepito, anche se non compreso. Questo concetto è fondamentale e deve essere sottolineato. Non è possibile capire razionalmente l'essere, però possiamo riuscire a percepirlo. La mente può trasformarsi in un terribile nemico quando rende compulsivo il pensiero. Non essere in grado di smettere di pensare è una condizione di cui non ci rendiamo conto. Quasi tutti ne soffriamo, quindi si tende a considerarla normale. La nostra mente è uno strumento eccezionale quando la usiamo nel modo giusto. Il problema è che spesso è la mente a usare noi. Lo strumento prende il sopravvento sul suo utilizzatore e lo controlla. Ognuno di noi sente una voce nella testa, una voce che commenta, giudica, confronta e si lamenta. È il processo del pensiero che guida le nostre decisioni. Quello che dobbiamo imparare è farla tacere, perché interrompere il pensiero è possibile e salutare. Per imparare a farlo, dobbiamo ascoltare quella voce, prestarle grande attenzione, scoprire che esiste. È particolarmente importante individuare gli schemi di pensiero ricorrenti, i ritornelli che ci ronzano in testa da anni. Possiamo definire questa attività osservare la parte di te che pensa, essere presenti come un testimone a questa cosa che sta succedendo mentre sta succedendo. Ascoltare con imparzialità, senza giudizi o condanne. Lì c'è la voce e qui ci sono io che sono in ascolto, in osservazione. Percepire questo fatto, l'io sono, la presenza oggettiva, non è un pensiero, sorge al di là della mente. Quando si ascolta un pensiero, si diventa consapevoli di quel pensiero, ma anche di noi stessi, osservatori di questo pensare. Si ottiene così una nuova dimensione di consapevolezza. Ed ecco cosa succede. Quando un pensiero si interrompe, si crea un intervallo senza mente durante il quale si provano quiete e pace. All'inizio sono intervalli brevissimi, durano appena qualche secondo, ma gradualmente si allungano. Questo è l'inizio dello stato naturale di unione con l'essere, che di solito è oscurato dalla nostra mente. Con la pratica si riesce a percepire una sottile gioia sorgere dal profondo. Non si tratta di entrare in uno stato di trance, non c'è nessuna perdita di consapevolezza. Per creare un intervallo nel flusso mentale si può anche concentrare la propria attenzione non sull'osservazione della parte di noi che pensa, ma sull'adesso, diventando intensamente consapevoli dell'istante presente. Non è una pratica difficile, ci si può esercitare, prendendo un'attività abituale che di solito rappresenta soltanto un mezzo e trasformarla in un fine. Per esempio, si può dedicare molta attenzione a ogni gradino salendo o scendendo le scale, osservare ogni singolo movimento, il peso del corpo, il respiro, ci rende totalmente presenti.
Nello stesso modo, possiamo impegnare l'attenzione su miriadi di gesti semplici, come lavarsi le mani facendo caso a tutte le sensazioni associate, il suono dell'acqua, la sensazione delle dita che si muovono ed entrano in contatto, il profumo del sapone. In questo modo, giorno dopo giorno, si diventa consapevoli della nostra stessa presenza e il criterio con cui si può misurare la riuscita in questa pratica è il livello di pace che sentiamo dentro di noi. Crescendo, ognuno di noi forma la propria immagine mentale di sé, ma il rischio è di costruire un'identità basata su condizionamenti esterni, un fantasma al quale diamo il nome di ego. Il termine ego ha vari significati a seconda del contesto. In questo caso, la parola viene utilizzata per descrivere un falso sé che è stato involontariamente creato da un'identificazione con la mente. In pratica, esiste soltanto a causa di un costante pensare. Per l'ego, il presente di fatto non esiste. Si preoccupa costantemente di mantenere vivo il passato e si proietta costantemente verso il futuro. La mente disfunzionale in continuazione pensa: un giorno, quando accadrà questo, sarò felice, troverò pace. Ma non ci si può sentire appagati, se non per brevi momenti, quando un desiderio viene soddisfatto. Perché l'ego ha bisogno di essere difeso e nutrito costantemente. Si identifica con cose esterne, con ciò che si possiede, con il lavoro che si svolge, con lo status sociale, il sapere, l'aspetto fisico, il sistema di relazioni e di credenze. Per uscire da questa situazione, il segreto è spazzare via l'illusione del tempo dalla mente. Identificarsi con la mente, con il continuo pensare, si traduce nell'essere intrappolati nel tempo, spinti a vivere attraverso i ricordi e le anticipazioni, in uno stato di continua preoccupazione per il passato e per il futuro. Sparisce così il presente, mentre dovrebbe essere il nostro obiettivo unico il permettergli di esistere. Attenzione a non fraintendere che cosa significhi cancellare il tempo. La scelta giusta, quando si definisce un obiettivo e si lavora per raggiungerlo, è essere consapevoli del traguardo, ma anche attenti e rispettosi di quanto si sta compiendo nel presente. L'errore lo si fa quando ci si focalizza eccessivamente sull'obiettivo, perdendo di vista l'importanza di quello che sta accadendo nell'adesso. Conoscere la propria mente è possibile prestando attenzione al corpo. Il riflesso più autentico della mente, infatti, sono le emozioni che proviamo a livello fisico. Le emozioni sono la trasformazione in reazione fisica di quello che pensa la nostra mente. In altre parole, sono il riflesso della mente nel corpo. Se abbiamo un pensiero ostile, se sperimentiamo il pensiero di essere attaccati, questo si traduce in accumulo di energia che chiamiamo rabbia. Il corpo si prepara a combattere. Al pensiero di essere minacciato, fisicamente o psicologicamente, il corpo si ritrae. E questa è la manifestazione di ciò che chiamiamo paura. Una delle emozioni più forti che sperimentiamo è senza dubbio il dolore. La maggior parte del dolore umano è inutile, si crea da solo perché la mente, inosservata, governa la nostra vita. Gran parte del dolore ci arriva dal passato, è l'eco di cose già successe che vivono ancora dentro di noi. Per alleggerire la sofferenza, dobbiamo renderci conto a livello di comprensione profonda che il presente è tutto quello che abbiamo. Il dolore accumulato nel tempo crea un campo di energia negativa che possiamo chiamare corpo di dolore, ombra scura proiettata dall'ego. Per annientarlo si deve far risplendere la luce della consapevolezza sul dolore, prestando un'attenzione prolungata e consapevole sul presente, dove quel dolore non esiste. Lo stretto passaggio che conduce alla vita è una definizione che può sembrare molto poetica di quello che chiamiamo adesso. Esistono però tecniche ed esercizi pratici che permettono di vivere nella consapevolezza. La prima azione da fare è restringere la vita a questo momento. Ognuno di noi ha una situazione esistenziale complessa e può essere afflitto da molti problemi. Ma l'esercizio importante è scoprire se c'è qualcosa che non va in questo preciso istante. Non domani, non tra 10 minuti, ma adesso. Bisogna chiedersi: adesso ho qualche problema? Per darsi la risposta si devono usare tutti i sensi, guardarsi intorno, osservare senza interpretare, essere consapevole della presenza di ogni cosa, ascoltare i suoni senza giudicarli. Si deve essere interessati a quanto accade dentro di noi, chiedendoci: che tipo di pensieri mi stanno attraversando la mente? Che cosa sto provando? Come reagisce il mio corpo a questi pensieri? Per migliorare progressivamente in questa capacità è utile monitorare il proprio stato mentale con l'auto-osservazione, chiedendosi spesso: sono a mio agio in questo momento? Finché non si è davvero nel presente,
si è governati dalla mente. C'è un piccolo esperimento molto facile da fare. Basta chiudere gli occhi e domandarsi quale sarà il prossimo pensiero. Poi restare completamente presenti e aspettare che arrivi. Il risultato è che serve tempo prima che il pensiero arrivi. Quando ci si trova in uno stato di intensa presenza, si è di fatto liberi dai pensieri. Si è nel contempo calmi e intensamente presenti. Quando l'attenzione consapevole scende, irrompe il pensiero. Il rumore mentale di fondo fa ritorno. Si è di nuovo sommersi dal tempo. La tecnica di essere nel corpo permette una consapevolezza che può curare. Molte malattie si insinuano in noi quando non siamo veramente presenti nel nostro corpo. La piena consapevolezza del corpo interiore permette di ottenere benefici a livello fisico. Primo tra tutti, il rafforzamento del sistema immunitario. Quando davvero si abita il corpo, è come risvegliare ogni singola cellula. Il corpo ama ricevere attenzione. La tecnica è semplice da imparare. Occorre focalizzare l'attenzione dentro il corpo, sentirlo da dentro. È vivo? C'è vita nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, nei piedi, nell'addome, nel torace? Si deve cercare di percepire il sottile campo di energia che pervade tutto l'organismo. Mantenere l'attenzione su questa sensazione per qualche minuto. Non si tratta di pensarci, ma di sentirlo. Più attenzione si presta, più questa sensazione sarà nitida e forte. Per ottenere il meglio dalla consapevolezza del corpo interiore, bastano pochi minuti alla sera, prima di dormire, o appena svegli al mattino, ancora a letto. Sdraiati sulla schiena, concentriamo brevemente l'attenzione su alcune parti del corpo a nostra scelta: mani, piedi, addome, testa e così via. Concentriamoci su ciascuna parte per circa 15 secondi. Facciamo scorrere l'attenzione attraverso tutto il corpo, come un'onda, dai piedi alla testa e viceversa. In questo modo si percepirà il corpo interiore nella sua interezza. È importante trattenere questa sensazione di intensa presenza in ogni cellula del corpo per qualche minuto. Quando la mente distoglie la nostra attenzione con qualche pensiero, semplicemente e con dolcezza riportiamo l'attenzione sul corpo interiore. Il modo migliore per imparare a entrare nel corpo passa attraverso la respirazione. La respirazione consapevole è una potente forma di meditazione che si basa sul seguire con attenzione il respiro mentre entra ed esce dal corpo. Inspirando, l'addome si espande. Espirando, si contrae. A questo si può aggiungere un esercizio di visualizzazione, immaginando di essere circondati da una sostanza luminosa. Ad ogni ispirazione, la luce riempirà il nostro corpo, rendendolo luminoso a sua volta. L'attesa è uno stato mentale che mostra quanto si è proiettati verso il futuro, rifiutando il presente. In questo modo, l'essere umano si focalizza su quello che non ha, invece che su quanto possiede. Siamo abituati ad aspettare. Ci sono attese su piccola scala, quelle che viviamo in coda in un ufficio o intrappolati nel traffico, ma anche quando stiamo aspettando l'arrivo di qualcuno oppure che finisca l'orario di lavoro. Le attese su larga scala, invece, ci fanno aspettare la prossima vacanza, la promozione, la crescita dei figli, il successo, il denaro. Ci sono molte persone che passano la loro intera esistenza aspettando di cominciare a vivere. Il viaggio della vita ha due scopi. Quello esteriore è realizzare quanto ci siamo prefissati, arrivare a destinazione, e implica il futuro. Purtroppo, spesso il traguardo assorbe molta attenzione e distoglie dal passo che si sta compiendo nell'adesso, facendoci perdere di vista lo scopo interiore del viaggio, che non riguarda la meta, ma il come la si sta raggiungendo. Il viaggio esteriore può contenere milioni di passi, quello interiore ne ha soltanto uno, quello che si sta compiendo adesso. Diventando profondamente consapevoli, ci si rende conto che questo singolo passo contiene dentro di sé tutti gli altri e anche la destinazione. Quest'unico passo, allora, si trasforma in un'espressione di perfezione, in un atto di somma bellezza e qualità. Anche quando il cielo è pesantemente coperto, il sole non è sparito, è ancora lì, dall'altra parte delle nuvole. Dove c'è rabbia, c'è sempre dolore. Il futuro è un adesso immaginario, una proiezione della mente. Quando arriva, diventa adesso. Non concentrarti sul frutto della tua azione, semplicemente presta attenzione all'azione stessa. Il risultato verrà da sé. Il passato deve essere morto a ogni nuovo istante. Quando la mente prende il controllo, il pensiero diventa compulsivo e guida le nostre decisioni.
portandoci in un passato e in un futuro inesistenti. Concentrarsi sul momento, entrare nell'adesso, è il modo per vivere appieno la nostra vita. La consapevolezza permette di focalizzarsi su quello che si ha, invece che su quello che non si possiede, sfuggendo alla trappola dell'attesa.